L'importanza della qualità dell'attaccamento nel sviluppo normale del bambino, tanto come nell'emergenza di disturbi psicopatologici, è stata provata per quantità di ricerche negli ultimi 60 anni. Però voglio sottolineare un aspetto che non sempre si prende in conto, che l'attaccamento è un sistema mutuo. L'attaccamento è mutuo. Nessun bambino si attacca a un adulto che non è attaccato a lui. Pertanto, per capire che cosa è la qualità dell'attaccamento, che dopo può diventare disturbi psicopatologici nel bambino, dobbiamo capire che, come tutta relazione significativa anche nella vita adulta, provoca, relazione di corrispondenza mutua, provoca stress che noi chiamiamo in questo caso stress di attaccamento, nel bambino e nel prestatore di cura che è attaccato al bambino. Per esempio, con un disturbo molto diffuso come quello dell'ADHD, i bambini con disturbo dell'attenzione e iperchinesia o iperattività, è trattato in tutto il mondo anche farmacologicamente. Per esempio 7% dei bambini, i fanciulli in età scolastica del Cile, degli Stati Uniti, non ho statistiche d'Italia, sono trattati il 7% dei bambini farmacologicamente per questo sindrome di iperattività. Questa è una concessione di che la patologia sta nel bambino. Per la sua condizione di sviluppo il bambino non può strutturare una nevrosi che si mantiene a se stessa. E dire, questo che noi vediamo come disturbo psicopatologico del bambino è una reazione specifica per il suo proprio stress di attaccamento con un determinato prestatore di cura, che a sua volta, per lo stress di attaccamento che ha con questo bambino, perché lo deve curare, e perché sta in una crisi personale, per esempio, perché non tutti i prestatori di cura stanno uguali con il primo, con il secondo, con il terzo bambino. E genera nel bambino un livello di stress, di attaccamento, che provoca una reazione che è quella che noi vediamo come sintomatica. Per esempio, quanti sono i casi che si vedono in tutte le famiglie che questo bambino è un iperkinetico con la mamma, però quando lo porta a casa della zia si comporta normalmente. Ma non esiste la DHD? È un disturbo che possiamo dire è stato inventato, nel senso che si è... Bene, il proprio creatore di questa, prima di morire, credo che come una ricerca di chiedere il perdono, ha detto questa è una malattia finta, inventata. Però non è che non sta il sindrome, la spiegazione è la che non funziona bene. Non è una malattia nel bambino, è una malattia del legame tra questo prestatore di cura e questo bambino che stanno in un legame con alto livello di stress per il legame stesso. La struttura del legame è quella che provoca nel bambino, che è una terminale del sistema, non una centrale del sistema, questo comportamento. Ed è trattabile? Scusi? È trattabile questo? Assolutamente trattabile, però devo sottolineare quindi come il trattamento, perché se questa è la premessa, il trattamento ovviamente non va orientato principalmente al bambino, che come ho detto è una terminale del sistema, sino al centrale del sistema. E pertanto dobbiamo trattare principalmente il prestatore di cura. Prima cosa dobbiamo fare la diagnosi, qual è il prestatore di cura al quale il bambino sta rispondendo di questo modo. Noi in Argentina abbiamo fatto anche questo trattamento con bambini in orfanotrofio, che non hanno famiglia. Quindi abbiamo cercato quel adulto che stava nel contesto del bambino con il quale il bambino aveva fatto l'attaccamento. Il bambino non si attacca a qualsiasi, si attacca a uno che si attacca a lui. E questi prestatori di cura dell'orfanotrofio hanno prestato la sua collaborazione e abbiamo fatto il trattamento con loro e ha funzionato. Questa è la risposta alla sua domanda. Adesso,
E il trattamento quindi è coerente con la premessa psicopatologica. Noi trattiamo principalmente, non unicamente, però principalmente al prestatore di cura. Questo non è un corso di puericultura, perché questo prestatore di cura forse ha allevato un bambino 4 anni fa che non ha diventato. Trattiamo lo stress di attaccamento del prestatore di cura, che è un stress specifico e specificamente in un momento del suo ciclo vitale, della sua esperienza come genitore o come prestatore di cura in questo momento. È un trattamento psicoterapeutico per il prestatore di cura. Quando il prestatore di cura può capire come il suo stress di attaccamento influisce sullo stress di attaccamento del bambino e pertanto diventa in questa patologia, può cambiare, se puoi capire a se stesso e può cambiare. Quando cambia l'adulto, cambia il bambino. Alla luce della conoscenza sul rapporto tra la qualità dell'attaccamento e i disturbi psicopatologici, qual è l'indicazione per il trattamento? Bene, l'indicazione per il trattamento è sempre questa, è prima definire chi è il prestatore di cura significativo. Per esempio, nello stesso modo, un po' simile con adolescenti, dobbiamo prima stabilire qual è il prestatore di cura, il genitore con il quale l'adolescente ha diciamo sul legame principale. Pertanto quando arriva alla consulenza la coppia genitoriale, noi le diciamo, bene, prima un terapeuta verrà a suo figlio o figlia, questo terapeuta definirà chi è di voi che deve venire per trattarsi. Una volta che abbiamo definito quale di voi è il che si deve trattare, avrete un terapeuta per questo, papà, mamma, chi sia. Noi trattiamo il legame. Con l'adolescente, a differenza dei bambini, si possono anche dopo di qualche intervista mettersi nello stesso setting per trattare il legame della quella coppia affettiva tra l'adolescente di 15 anni che ha fatto un ritiro scolastico o l'adolescente che sta a fare un'anoressia nervosa o tanti altri problemi gravi dell'adolescenza, che è il periodo dove si fanno i sordi più patologici, più gravi. In questo senso, qual è il contributo della dottoressa Crittenden? Bene, il contributo della dottoressa Crittenden, che è principalmente una ricercatrice e anche una clinica, ha anche sviluppato un modello clinico, però il principale contributo di lei è la ricerca. Lei è una ricercatrice che è stata allieva di Mary Main, discipola a sua volta di Mary Ainsworth, che collaborava con Bowlby, creatore della teoria dell'attaccamento, e lei ha sviluppato un modello dove fa categorizzazione dell'attaccamento al di là di quelli che hanno fatto Ainsworth e Bowlby, che lo facevano per bambini di 18 mesi, bambini piccoli, in un'etapa evolutiva iniziale. E la categorizzazione, la ricerca che fa Crittenden riguarda anche a bambini in età scolastica, prescolastica, scolastica e anche adolescenti. E questo fatto dall'inizio anche della vita, perché lei fa anche una ricerca di quello che si chiama sensibilità genitoriale, la capacità del prestatore di cura, la mamma generalmente, per capire i bisogni del bambino e coordinarsi in modo adeguato, e dopo va avanti con diversi pattern di attaccamento anche in età scolastica. Per esempio, capire lo che succede con un bambino iperkinetico senza questa conoscenza che ha portato avanti, questa ricerca che ha portato avanti la dottoressa Crittenden, sarebbe praticamente impossibile. Quindi questo è il contributo. La dottoressa Crittenden ha fatto una ricerca, ha prodotto conoscenza del quale si avvalano le nostre premesse teoriche per portare avanti questo trattamento del legame.